Bene ragazzi, buongiorno, benvenuti nella nostra discussione sugli stati-nazione della seconda metà dell'Ottocento, dei primi 14 anni del Novecento. Dopo la Germania e la Francia passiamo alla Gran Bretagna. Ricordate che non abbiamo parlato solo dei singoli stati, trattando della Germania abbiamo parlato delle grandi alleanze europee, oppure del problema della questione d'Oriente, dell'impero ottomano, dei Balcani. Parlando della Gran Bretagna, noi ci connetteremo anche a un altro argomento, il colonialismo, che negli ultimi 20-30 anni dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, diventa imperialismo, viene definito imperialismo. La Gran Bretagna esprime una potenza mondiale che ne fa il leader nel consesso internazionale. L'epoca vittoriana, la regina Vittoria, Queen Victoria, ha dato il nome a un'epoca, no? Che appunto ha il suo nome. La regina Vittoria va al trono, l'abbiamo già detto in passato, nel 1837, a soli 18 anni, morirà nel 1901, dopo un regno lunghissimo. L'epoca della regina Vittoria è l'epoca dell'affermazione della Gran Bretagna nel mondo. La Gran Bretagna da un punto di vista industriale, da un punto di vista commerciale, da un punto di vista anche finanziario, bancario, ricordate la borsa di Londra, la borsa valori più importante di tutte, si afferma nei confronti delle altre potenze. In realtà la Gran Bretagna era la prima potenza mondiale sin dal 1650 circa, lo resterà fino alla prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale non più, ma in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, anche grazie alla formazione di un enorme impero coloniale, l'impero britannico, il British Empire, la Gran Bretagna svetta su tutti. Basta vedere queste statistiche relative al 1860. La Gran Bretagna produce il 75% del carbone di tutto il mondo, estrae dalle miniere, produce il 50% del ferro in tutto il mondo, produce il 70% dell'acciaio, materiale che si realizzava da poco tempo nel 1860, il 40% di tutti i macchinari del mondo, il 50% del cotone. La Gran Bretagna esportava ogni tipo di merci, ma era anche un grande paese importatore, soprattutto di beni di lusso, oppure di prodotti manifatturieri, che la Gran Bretagna, un terzo dei prodotti, delle merci di tutto il mondo venivano esportate in Gran Bretagna nel 1860. Molto spesso queste merci provenivano dalle stesse colonie britanniche, in particolare dall'India, e arricchivano, impreziosivano le classi agiate, le classi privilegiate. La Gran Bretagna aveva come moneta la sterlina, che era la moneta di riferimento nel mondo. La sterlina era l'unica moneta che veniva cambiata a vista in oro, oppure anche l'inverso, dando oro si otteneva il corrispondente in sterlina, quindi veniva accettata come moneta corrente in ogni angolo del globo. La sterlina godeva del cosiddetto Gold Exchange Standard, il parametro di cambio dell'oro, ed la sterlina era agganciata al prezzo dell'oro. La Gran Bretagna ha un enorme aumento demografico. L'aumento demografico riguarda tutti i paesi occidentali e dipende anche dai progressi della medicina, dalla costruzione delle fognature nelle grandi città e da altri fattori. La Gran Bretagna passa dal 1831 al 1871, non la Gran Bretagna ma la sola Inghilterra, dal 1831 al 1871, da 13 milioni a 21 milioni di abitanti, e questo progressivo aumento della popolazione, l'aumento demografico, non si arresterà più.
in Inghilterra e in tutti gli altri paesi dell'Occidente. Naturalmente la pressione demografica spinge prima di tutto i contadini ad abbandonare le campagne ed andare in città. Servono sempre più operai nelle fabbriche e quindi abbiamo un fenomeno di enorme urbanizzazione. I contadini abbandonano la campagna, diventano proletariato industriale. Questo avviene anche perché, come vi ricorderete, ve l'ho spiegato, a partire dal 1873, dalla Grande Depressione che inizia con la crisi del 1873, l'agricoltura andò in rovina in Europa e quindi i contadini si trasformarono in proletari, in operai. Chiaro che questa pressione demografica favorì il colonialismo, l'imperialismo, perché per dare sfogo a tutta questa popolazione si cercava di conquistare nuovi territori, territori di popolamento tra tutte le potenze europee. E proprio la Gran Bretagna deve aver creato la maggior parte delle colonie di popolamento. I britannici si stabilirono in Canada, ma questo già dal 1600, in Australia, in Nuova Zelanda, in Sudafrica. Ricordate che l'Australia venne popolata attraverso il sistema delle colonie penali. La Gran Bretagna mandava lì i galeotti a fare lavori forzati e dopo anche una manodopera libera dopo un po' di tempo. E quindi l'espansione coloniale, un capitalismo inarrestabile, sempre più competitivo, voleva che si conquistassero sempre più terre. Fino a un certo punto il colonialismo britannico, fino a metà del secolo, fino al 1870, era un colonialismo che prevedeva la pace con le altre potenze, la cosiddetta Pax Britannica, lo splendido isolamento britannico. La Gran Bretagna non aveva bisogno di allearsi con altre potenze europee perché era talmente potente da essere al di sopra di tutto, di non aver bisogno di alleati. Ve lo ricordate, come vi ricordate che poi però verso la fine del secolo anche la Gran Bretagna si alleò con Francia e Russia. Questo fu dovuto al fatto che mentre all'inizio il colonialismo delle potenze occidentali si sviluppava senza molte frizioni, senza molti screzi tra le varie potenze, ad un certo punto, soprattutto negli ultimi secoli dell'Ottocento, quasi tutto il mondo a disposizione degli europei era stato occupato, iniziarono a esserci scontri tra i confini delle varie colonie, scontri per il possesso di territori, litigi tra le varie potenze europee, e quindi anche per via, ricordate, della sfida della Germania di Guglielmo II e della volontà della Germania di Guglielmo II di essere aggressivo nei confronti delle altre potenze europee per conquistare nuove colonie alla Germania, anche la Germania ne aveva poche, la Gran Bretagna non poté continuare la sua espansione pacificamente, non poté continuare la sua espansione in accordo con tutte le altre potenze europee. Si crearono delle tensioni, si crearono degli scontri, e questo è anche il motivo per cui la Gran Bretagna uscì dallo splendido isolamento e dovette entrare all'interno di una coalizione. Parliamo dunque prima dell'impero britannico, del colonialismo e dell'imperialismo europeo in generale, poi parleremo della politica interna della Gran Bretagna e dei suoi rapporti con le altre potenze occidentali. Vi ho già detto che dal 1600, ne abbiamo già parlato, la Gran Bretagna aveva iniziato a occupare l'India. Abbiamo già visto in un'altra lezione l'importanza economica
politica fondamentale che l'India aveva per la Gran Bretagna. Nel 1858 si completa totalmente l'occupazione dell'India, che era un territorio enorme, comprendeva anche gli attuali Pakistan e Bangladesh, e la regina Vittoria fu proclamata imperatrice delle Indie. Quindi l'India, la più antica, la principale delle colonie britanniche, la più antica insieme agli Stati Uniti, al Nord America, che però si era reso indipendente come Stati Uniti. Accanto all'India, la Gran Bretagna aveva occupato la Birmania, poi inizia a occupare una parte della Malesia, continuerà a occuparla tutta, d'accordo? La Malesia, quindi la presenza della Gran Bretagna nel sud-est asiatico. La Gran Bretagna cerca a lungo, prima senza riuscirci, di occupare l'Afghanistan. L'Afghanistan è un territorio fondamentale per il collegamento tra l'India e la Cina. L'Afghanistan era concupito anche dalla Russia. Nell'espansione asiatica della Russia, la Gran Bretagna non poteva accettare che la Russia occupasse l'Afghanistan, perché dall'Afghanistan appunto si poteva puntare anche alla Cina. La Gran Bretagna fa numerose guerre nei confronti dell'Afghanistan. Inizialmente non riesce a conquistarlo, poi ci riuscirà. Sapete che anche in tempi recenti le tribù musulmane dell'Afghanistan hanno sempre combattuto e dato filo da torcere anche alle più grandi potenze occidentali, quindi fu difficile per la Gran Bretagna occupare l'Afghanistan. E questo per quanto riguarda, diciamo così, l'Asia. Per quanto riguarda l'Africa, la Gran Bretagna occupava la maggior parte, comunque, i paesi più importanti dell'Africa. L'Egitto era un paese, ve lo ricordate, formalmente indipendente, però sottomesso alla Gran Bretagna. Allora, la Gran Bretagna che cosa aveva? Praticamente una striscia continua, una striscia longitudinale continua da nord a sud nella parte orientale dell'Africa, dall'Egitto, il Mediterraneo, alla colonia del Capo, d'accordo, che poi diventerà l'Unione Sudafricana, l'estremità meridionale dell'Africa. Dall'Egitto si passava al Sudan, quindi altra colonia britannica, dal Sudan all'Uganda e al Kenya. Poi c'era l'unica interruzione perché la Tanzania, vi ricordate, ne abbiamo già parlato, era una colonia tedesca, quindi i tedeschi si erano frapposti. A sud della Tanzania c'era la Rhodesia, così chiamata perché era stata conquistata dal conquistatore inglese Cecil Rhodes. Credo che adesso la Rhodesia abbia cambiato nome in Zimbabwe, e poi appunto c'era il Sudafrica. Quindi questa striscia lunga lungo tutta la costa orientale dell'Africa. La Gran Bretagna in Africa possedeva anche altri territori come la Costa d'Oro, oppure, importante, la Nigeria nella parte occidentale. Quindi vedete colonie importantissime anche in Africa. L'Africa fu fatta a fette, fu spartita totalmente tra le varie potenze europee. Vi ricordate? Nel 1878 ci fu un congresso di Berlino, una conferenza di Berlino, appunto per dirimere alcuni problemi, alcune rivalità tra le potenze europee in
in Africa? Abbiamo già detto che oltre alla Gran Bretagna, la parte del leone in Africa la fa la Francia. La Francia possedeva, l'abbiamo già detto, quasi tutta l'Africa occidentale e la parte sahariana dell'Africa, oltre ad altri territori come per esempio il Senegal, il Gambia, eccetera. Ma l'Africa venne occupata completamente. La Francia poi occupò anche l'Algeria e la Tunisia, due territori che ovviamente sottrasse al sempre più debole impero ottomano. Quindi anche la presenza della Francia in Africa era notevole. In Africa vi erano ancora le vecchie, antiche colonie spagnole, possedeva alcune enclave la Spagna, soprattutto nel nord dell'Africa, e poi le colonie portoghesi che si ingrandirono anche un po' nell'Africa meridionale, colonie portoghesi Angola e Mozambico, oltre ad altri pochi territori in Africa, per esempio le isole del Capo Verde erano una colonia portoghese. Quindi vedete che in Africa, oltre a Gran Bretagna e Francia, vi sono altre potenze coloniali, anche la presenza di paesi europei che ormai erano economicamente e politicamente marginali. Il Belgio, che per secoli era stato sottomesso ad altri regni, ultimamente vi ricordate all'Olanda, dopo essere diventato indipendente, va a togliere indipendenza ad altri popoli. Questo è un leitmotiv, l'abbiamo visto, il liberalismo e il nazionalismo diventano aggressivi, il nazionalismo e il liberalismo, il nazionalismo che all'inizio dell'Ottocento volevano significare libertà, diritti per tutti i cittadini, indipendenza dallo straniero, poi spesso nella seconda metà dell'Ottocento iniziano a significare oppressione di altri popoli, anche popoli come il Belgio, l'Italia o la Germania che si erano liberati dall'oppressione dello straniero, poi vanno ad opprimere altri popoli purtroppo considerati inferiori, e in particolare appunto in Africa. Quindi in Africa c'è spazio anche per le grandi potenze, anche le ultime arrivate che acquistano colonie soltanto nel corso dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento. Abbiamo già visto come la Germania si sia presa la Tanzania, ma poi anche il Togo e anche quel territorio che oggi si chiama Namibia. E il Belgio si stabilì nel Congo. Leopoldo II del Belgio possedeva il Congo, pensate, come sua proprietà privata. E solo negli ultimi tempi si sta parlando del genocidio, dello sterminio, che Leopoldo II, come proprietario privato, compì nel Belgio, dove i villaggi che non producevano abbastanza zucchero venivano incendiati, venivano massacrati. I soldati Leopoldo II trattarono in maniera terribile il Belgio, con il macete venivano tagliati gli arti dei poveri indigeni del Congo che si ribellavano, non riuscivano a produrre abbastanza zucchero, spesso i bambini per ritorsione venivano uccisi, venivano impiccati, intere popolazioni massacrate. Questo è quello che ha fatto il Belgio nel Congo, un vero sterminio, una cosa vergognosa di cui si parla poco. E si parla poco anche di quello che la Germania ha combinato nelle proprie colonie. Molti parlano di genocidio della Germania in Namibia. Perché? Perché vi era un gruppo etnico che non voleva sottomettersi. La Germania programmò la distruzione, cioè il genocidio, l'uccisione di tutti i componenti di quel gruppo etnico, anche donne e bambini li spinse nel deserto per farli morire. C'erano ben precisi progetti della Germania per il genocidio fino all'ultimo individuo di questa etnia in Namibia. Questo
Voi dite, ah, questo ha anticipato il nazismo? Sì. Molti dei padri, nel senso proprio biologico, molti dei padri dei gerarchi nazisti, dei nazisti, fecero le prove generali della Shoah, dell'Olocausto, nelle colonie tedesche in Africa. In Camerun furono organizzati dei veri e propri campi di concentramento. Di questo spesso non si parla. La ferocia, gli stermini, i campi di concentramento della Germania nelle sue, sia pur poche, colonie in Africa. Abbiamo già parlato del fatto che il Madagascar andò poi alla fine alla Francia, che ne fece un approdo per i viaggi da verso l'Asia. Ma ripeto, anche gli ultimi arrivati, all'Italia le grandi potenze, l'Italia aveva conquistato l'Eritrea, che era la costa, l'Eritrea, la costa sul Mar Rosso dell'Abissinia, cioè dell'Etiopia, che all'epoca era chiamata Abissinia. L'Italia puntava anche alla Libia, l'unico territorio africano che era rimasto all'impero ottomano, che si stava però disfacendo. E quindi Etiopia e Libia furono assegnate, come dire, preventivamente dalle grandi potenze all'Italia. L'unico problema è che l'Italia, a differenza delle altre grandi potenze, come vedremo, non riuscì assolutamente, l'unica potenza mondiale che non riesce a sconfiggere i nativi in Africa, e non riuscirà, come vedremo, almeno per il momento, almeno fino alla prima guerra mondiale, a conquistare l'Etiopia, oppure se conquisterà la Libia la conquisterà soltanto sulla carta, ma non in maniera effettiva. Quindi, come vedete, l'Africa viene spartita tra tante potenze, anche tra potenze considerate minori. Gli unici due territori che restano liberi in Africa erano l'antico regno d'Etiopia, che però poi l'Italia cercherà inutilmente di conquistare, e poi la Liberia. La Liberia, che esiste ancora, è uno stato molto piccolo, fu un esperimento degli Stati Uniti d'America, che trasferirono lì alcuni schiavi liberati. Per il resto l'Africa non aveva nessuna regione che fosse restata indipendente, e quindi l'accanimento per conquistare l'Asia. La Gran Bretagna era caratterizzata da un accanimento, da una ferocia in guerra, dalla volontà di non arrendersi mai. La Gran Bretagna nell'Africa del Sud fu ripetutamente a sorpresa sconfitta dagli Zulu. Gli Zulu erano un popolo primitivo, male armato, combattevano quasi completamente nudi, eppure incredibilmente riuscirono a sconfiggere più volte eserciti britannici. La Gran Bretagna continuò per molti anni la guerra contro gli Zulu fino alla loro sottomissione. Purtroppo il termine Zulu adesso in maniera razzista e ingiusta viene usato per indicare persone che si suppongono essere arretrate, primitive, rozze. Certo, i guerrieri Zulu erano primitivi nel senso che erano semplici, però erano grandi guerrieri che tra le poche popolazioni indigene che riuscirono a fermare, sia pure per un certo tempo, la Gran Bretagna. Che dire del Sudafrica? Abbiamo già detto in passato che la Gran Bretagna occupa il Sudafrica lasciando ai Boeri, agli olandesi, che venivano i discendenti di colonie olandesi, che venivano anche chiamati Afrikaner, soltanto due stati nell'interno, due stati tondeggianti, con i confini tondeggianti, che si chiamavano Orange e Transvaal. Abbiamo già detto in passato. Che cosa succede? Negli ultimi anni dell'Ottocento vengono scoperti enormi giacimenti di oro e di diamanti nell'Orange e nel Transvaal, senza neanche un vero motivo. La Gran Bretagna fa la guerra perché vuole sottomettere questi staterelli olandesi dei contadini boeri che prima la Gran Bretagna aveva lasciato loro.
La guerra anglo-boera, così si chiama, inizia nel 1899, finisce nel 1902. I boeri, gli olandesi, l'Orange e Transvaal oppongono una resistenza inaspettata agli inglesi, ai britannici, che hanno difficoltà, vedete, a terminare vittoriosamente la guerra, ci mettono molto tempo, alla fine verranno sottomessi e inglobati dagli inglesi, gli olandesi di Orange e Transvaal, e la colonia del Capo si trasformerà in Unione Sudafricana. C'è un particolare di questa guerra che però è importante. Questa è una delle guerre, sono almeno tre, poi vedremo le altre, che in qualche modo hanno delle caratteristiche inquietanti che anticipano le guerre del Novecento. Cioè, nel corso dell'Ottocento, proprio nel corso dell'Ottocento, o all'inizio del Novecento, ci sono guerre che anticipano in qualche modo gli aspetti di guerra totale delle successive guerre mondiali, gli aspetti di guerra totale e di guerra che coinvolge pesantemente anche i civili. Una di queste guerre che anticipa le guerre del Novecento, in particolare le prime due guerre mondiali, è proprio la guerra anglo-boera, perché i britannici si accorgono di non riuscire a prevalere sui boeri, sugli olandesi, perché i combattenti olandesi vengono protetti, nascosti e foraggiati dalla popolazione civile. Allora che fanno i britannici? Costituiscono dei veri e propri campi di concentramento, dei campi di detenzione dove trasferiscono la popolazione civile, comprese donne e bambini, così riescono a vincere la guerra, perché gli avversari in armi boeri non hanno più i rifornimenti, non hanno più l'aiuto della popolazione civile. Ma in questi campi, veri e propri campi di concentramento, anche le donne e i bambini dagli inglesi vengono lasciati morire. Certo, non ci sono le camere a gas o le fucilazioni, ma vengono lasciati morire di fame, di stenti, di malattie. Così la Gran Bretagna vinse la guerra contro i boemi, portando la popolazione civile in campi di concentramento. Siccome la Gran Bretagna non è come sarà la Germania nazista, era un paese civile, democratico, c'erano i giornali liberi, c'era una pubblica opinione, alcuni giornalisti scoprirono quello che stava succedendo, fecero scoppiare lo scandalo, il Parlamento insorse e il governo britannico chiuse questi campi di concentramento e liberò i prigionieri. Però è estremamente significativo che strumenti di tipo concentrazionario anche contro la popolazione civile furono usati in Africa sia dai tedeschi, ve l'ho già detto, sia dai britannici, campi di concentramento in cui i civili venivano fatti morire. Non sono stati i comunisti di Stalin o i nazisti i primi a usare questi sistemi. Lo fa la Gran Bretagna, in Sudafrica lo fa la Germania, in Namibia, in Togo, ma l'abbiamo visto, l'aveva già fatto chi? Ve lo ricordate? L'aveva già fatto il governo borghese, liberale di Thiers, il governo della Terza Repubblica. Vi ricordate che aveva sterminato i comunardi, i socialisti, i proletari dopo la fine della Comune di Parigi, che si erano già arresi, però diede una punizione esemplare portandoli nei campi prigionieri vicino Parigi, facendoli morire. E questo l'abbiamo già detto, quindi in guerra succede veramente di tutto, anche queste cose. Quindi la guerra anglo-boera anticipa una delle caratteristiche più drammatiche delle guerre del Novecento, una guerra che si vince colpendo pesantemente la popolazione civile, decimando la popolazione civile. E questa, diciamo, è l'Africa. Per quanto riguarda l'Asia, abbiamo visto che oltre alle colonie britanniche che io ho già nominato, in Asia c'era stato spazio anche molto per la Francia, l'abbiamo detto. La Francia possedeva l'Indocina, ovvero gli attuali Laos, Cambogia e Vietnam. Invece il Siam, cioè la Thailandia, per scelta delle grandi potenze, era stato lasciato
come stato indipendente, la Birmania apparteneva appunto anche alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna unì l'India con la Birmania. Torneremo tra poco a parlare dell'Asia perché ci interessa la disgregazione della Cina. Per quanto riguarda il colonialismo mondiale, che cos'altro possiamo dire? Le Americhe. Per quanto riguarda le Americhe, abbiamo visto che i paesi americani erano tutti indipendenti, però l'America Latina, ricordate, era indipendente soltanto da un punto di vista formale politico, perché dipendeva da tutti i punti di vista in economia dalla Gran Bretagna. Molto spesso la Gran Bretagna invase con i propri eserciti molti dei paesi del centro-Sud America per cercare di regolare in base ai propri interessi le guerre continue che questi paesi, una volta diventati indipendenti, i paesi latinoamericani, le guerre che facevano scoppiare tra di loro. Allora, l'intelligenza della Gran Bretagna, l'abbiamo già detto in passato, è quella di dare molta autonomia alle colonie, dare un autogoverno alle colonie e permettere anche forme di decentramento e di autonomia amministrativa, delegando dei poteri anche a classi dirigenti locali da parte di personale non di origine europea, non di origine occidentale. In questo modo la Gran Bretagna, oltre alle colonie vere e proprie, come appunto l'India, che è la principale proprio colonia britannica, l'India, ma ha tutte le altre colonie dove vivevano i neri africani oppure gli asiatici, non so, la Birmania, il Kenya, l'Uganda, eccetera, eccetera. Queste erano colonie. Invece i dominions erano colonie per modo di dire, cioè erano territori britannici che però erano quasi indipendenti, avevano un'autonomia molto molto forte. Secondo una distinzione razzista, possiamo dire, i dominions all'interno dell'impero britannico erano quei paesi a maggioranza bianca, cioè quelle colonie di popolamento dove gli europei erano in maggioranza, oppure quei paesi come il Sudafrica dove gli europei comunque erano molti e pur essendo minoranza dominavano sulle popolazioni locali. Quindi dominions erano il Sudafrica, erano il Canada, che ricordate, l'abbiamo già detto in un'altra lezione, fu il primo territorio a essere dichiarato autonomo, a essere dichiarato un dominion a metà dell'Ottocento, altrimenti minacciava di rendersi indipendente. Oppure l'Australia, oppure la Nuova Zelanda, d'accordo? Possedeva anche la Nuova Zelanda. E quindi queste colonie di popolamento governate o popolate in maggioranza da bianchi avevano una fortissima indipendenza, invece questo non erano dominions, invece questo non avveniva per le colonie vere e proprie abitate, erano quelle abitate in prevalenza dalla popolazione nativa, dalla popolazione locale. L'impero britannico era immenso, l'impero britannico al suo apogeo nel 1914 possedeva un quarto delle terre emerse, molti dicono esattamente il 23% di tutte le terre emerse. Si tratta del più grande impero della storia umana, molto più grande di altri imperi, l'impero romano, l'impero persiano, l'impero Inca, che era arrivato a occupare metà del Sud America e così via. Se consideriamo entità territoriali che non hanno territori in continuità, d'accordo? È il più grande impero della storia umana. Se invece per impero intendiamo territori che non sono divisi da altri territori, un impero che ha
una unità, una coesione territoriale, allora si può dire che l'impero mongolo era stato più grande dell'impero britannico. Però se consideriamo per impero anche l'insieme di possedimenti, alcuni dei quali sono staccati territorialmente da una madrepatria, allora l'impero britannico è più grande dell'impero mongolo alla sua massima espansione. Si dice che da parte di tutti gli stati europei negli ultimi anni dell'Ottocento il colonialismo diventa imperialismo. Che cosa significa questo, che il colonialismo diventa imperialismo? Qual è la differenza tra colonialismo e imperialismo? Forse gli storici insistono troppo su questa differenza. La differenza è questa: prima del 1870, diciamo così, il colonialismo europeo, comunque occidentale, era un colonialismo più leggero, che si basava soprattutto sull'occupazione e il controllo delle coste, delle parti costiere dei paesi che venivano considerati proprie colonie. Era un colonialismo soprattutto commerciale, che controllava i grandi porti e che quindi controllava, diciamo così, l'entroterra, controllava i popoli che venivano sottomessi in maniera indiretta. Per esempio nel Bengala, la prima zona di occupazione inglese già nel Settecento, l'Inghilterra non occupava militarmente tutto il Bengala e tutti i villaggi dell'interno, aveva raggiunto degli accordi con i capi locali che facevano sì che i cittadini del Bengala pagassero le loro tasse alla Compagnia delle Indie, d'accordo? La compagnia privata, appunto, inglese. Quindi prima il colonialismo era soprattutto un colonialismo commerciale, non un colonialismo pervasivo, diretto. Invece a partire dal 1870 le esigenze della produzione, del capitalismo sempre più sfrenato e sempre più concorrenziale tra vari paesi, trasforma il colonialismo in imperialismo. L'imperialismo è un colonialismo molto più pervasivo, un colonialismo che controlla militarmente tutto il territorio e che controlla la vita anche quotidiana di tutti i nativi che vengono sottomessi, che sfrutta l'ambiente in maniera estremamente intensa, che cerca di sfruttare il capitale umano, le risorse, le culture in maniera pervasiva, d'accordo? Quindi una sorta di colonialismo totale che implica anche l'occupazione militare continua di molti territori, che ha un costo molto forte. L'imperialismo poi ha un'altra caratteristica: la continua competizione tra le varie potenze coloniali fa sì che molto spesso si occupino dei territori che non sono molto redditizi, come le zone del Sahara occupate dai francesi. Si occupano dei territori a volte economicamente non convenienti, semplicemente per impedire ad un altro paese di occupare quel territorio. Ma non è soltanto una questione di prestigio, ma una questione proprio di occupazione totale del suolo, per poter evidentemente da quel suolo partire per occupare altri paesi. Quindi questa è anche la pervasività dell'imperialismo. E poi un'altra cosa molto importante: l'imperialismo viene giocato anche come carta in politica interna per ottenere il consenso dei popoli. Il colonialismo, quando diventa imperialismo, non è più una cosa di elite. Ai popoli viene promesso di andare, di spostarsi, di emigrare, di occupare nuovi posti dove potranno arricchirsi molto di più che nella loro patria. Quindi il colonialismo è una carta che viene giocata anche nella propaganda politica. Conquistare nuovi territori, avere un impero coloniale, vincere delle guerre coloniali significa anche soddisfare
gli interessi del popolo, ottenere il consenso delle masse popolari e dei votanti. Quindi più territori occupi, più colonie conquisti, più consenso hai nell'opinione pubblica. Questa anche è una delle molle che trasforma il colonialismo in imperialismo, d'accordo? Come facevano gli olandesi, ecco, ho dimenticato gli olandesi nella mia descrizione delle potenze coloniali. Gli olandesi che avevano occupato l'Indonesia già tra la fine del 500 e l'inizio del 600, l'Olanda, pur essendo un paese ormai nell'Ottocento, un paese molto declinante economicamente, mantenne il possesso dell'Indonesia, che era quasi la sua unica colonia dell'Olanda, e non occupando però appunto soltanto la costa, ma sottomettendo tutto l'entroterra, sottomettendo la popolazione, schiavizzandola e costringendola all'economia di piantagione. Quindi un paese debole come l'Olanda aveva degli introiti, comunque dei guadagni molto forti dai prodotti delle piantagioni olandesi. Quindi non si trattava più di acquistare oppure avere anche gratuitamente pepe e spezie da portare in Europa come nel 500, nel 600, si trattava di far coltivare il caffè a Giava, e oltre all'isola di Giava e alle altre isolette che l'Olanda già possedeva da secoli, le isole della Sonda, le isole di Banda, le isole Celebes, l'Olanda penetra anche in altre due grandi isole dell'Indonesia, Borneo e Sumatra. Questo insomma un po' è il quadro del colonialismo e dell'imperialismo delle potenze occidentali. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, poi parleremo anche appunto del Giappone e degli Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti, attenzione, sia pure solo all'inizio del Novecento, nel 1905, conquisteranno alcune loro colonie, sia nei Caraibi sia in Asia, ma ne parleremo appunto parlando della storia degli Stati Uniti. Concludiamo questa rassegna del colonialismo internazionale parlando della Cina e della dissoluzione di un impero millenario, l'impero cinese, basato su dei presupposti anacronistici. L'imperatore era a capo di un'enorme burocrazia di letterati confuciani che avevano il potere semplicemente perché erano dei letterati, imparavano a memoria le antiche opere confuciane e facevano dei concorsi su questo, no? Allora la Cina, vi ricordate che già era stata stroncata dalla Gran Bretagna con la guerra dell'oppio, vi ricordate la prima guerra dell'oppio? Ne abbiamo già parlato. La Gran Bretagna aveva conquistato Hong Kong e gestiva anche porti importantissimi come Canton o Shanghai. Con la prima guerra dell'oppio la Gran Bretagna drogava, vi ricordate, i cinesi, l'oppio veniva coltivato, veniva prodotto in India a partire dai papaveri. C'è una seconda guerra dell'oppio che la Cina perde nel 1860, ma c'è di più, verso la fine dell'Ottocento la Cina viene invasa e occupata non soltanto dalla Gran Bretagna, ma anche da altre potenze europee. Il Giappone, parleremo a parte del Giappone, stava diventando una grande potenza coloniale come gli europei. Nel 1894-95 abbiamo la prima guerra sino-giapponese. Il Giappone vince agevolmente e che cosa fa? Il Giappone inizia a penetrare in Corea che la Cina considerava un proprio territorio. Attenzione, qui in Cina c'erano anche gli interessi della Russia, che ormai era arrivata alla Kamchatka, aveva conquistato tutta la Siberia, la Mongolia,
era arrivata dall'Oceano Pacifico, quindi la Russia da nord aveva interessi a penetrare in Cina, d'accordo? Quindi c'erano anche gli interessi russi, quindi il Giappone ha come sua zona di influenza la Corea, però in realtà il cedimento dell'impero cinese fa sì che Gran Bretagna e altre potenze si spartiscano la Cina dividendola in zone di influenza. La Cina non viene direttamente occupata, però la Gran Bretagna comunque domina la parte meridionale della Cina e pensate che la Germania domina la parte settentrionale della Cina. Ci sono anche altre potenze che hanno delle zone di influenza in Cina, la Francia, persino gli Stati Uniti, persino l'Italia. Pensate, in Cina, nella spartizione della Cina viene dato anche un porto, viene dato una città all'Italia, credo che si chiami Tianjin. Allora, che cosa succede? L'intervento degli Stati Uniti, si fanno delle conferenze per decidere il destino della Cina, che ormai era completamente allo sfascio. La Cina era anche percorsa da guerre civili interne e l'imperatore non aveva più ormai nessun potere. Per iniziativa degli Stati Uniti d'America si decise di non occupare la Cina, di non smembrarla, di mantenere la propria presenza soltanto in alcuni porti o in alcune zone della Cina, ma non occuparla in maniera diretta, d'accordo? Le potenze occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, vogliono salvare, sia pure a livello formale, l'integrità geografica e politica della Cina. Ci sono anche delle rivolte, c'è la setta segreta dei boxer, così li chiamano gli occidentali, boxer, cioè pugili, però in realtà il nome cinese è completamente diverso, d'accordo? La rivolta dei boxer viene stroncata, ma ci sono anche delle rivolte dei cinesi contro l'imperatore stesso da parte di fazioni che vogliono prendere il potere. La più importante è la rivolta dei Taiping. I Taiping sono una setta religiosa e iniziano una spaventosa guerra civile contro l'imperatore cinese della debole dinastia dei Manchu. Questa è l'ultima dinastia della storia della Cina. Voi capite che quindi l'impero cinese, lo Stato cinese, è messo alle corde non solo dai colonialisti occidentali, ma anche da spaventose guerre civili interne che ne minano ovviamente l'autorità. Nel 1905 il Giappone, potenza emergente, che già si stava intrufolando in Corea, abbiamo visto, sconfigge una potenza europea a sorpresa, ne parleremo, sconfigge la Russia nella guerra russo-giapponese. Il Giappone sconfigge la Russia e la Russia aveva già occupato la Manciuria. I giapponesi in realtà riescono a prendersi la Manciuria, ne fanno uno stato fantoccio. Parleremo della guerra russo-giapponese del 1905 più in dettaglio quando tratteremo sia il Giappone sia la Russia. Quindi attenzione, abbiamo una penetrazione giapponese in Cina che è devastante, che è durissima, che rende schiavi i cinesi, considerati razza inferiore dai giapponesi. I giapponesi iniziano a impossessarsi sia della Corea sia della Manciuria e da lì, sia prima ma anche dopo sia prima della prima guerra mondiale, ma sia anche dopo, nel periodo tra le due guerre, prima e seconda guerra mondiale, la penetrazione dei cinesi sarà sempre più ampia nei confronti della Cina finché buona parte della Cina finirà nelle mani dei cinesi, un espansionismo che si fermerà soltanto con la sconfitta. Scusate, la maggior parte della Cina sarà nelle mani dei giapponesi, un espansionismo, quello giapponese, che si fermerà soltanto con la sconfitta nella seconda guerra mondiale. Quindi un impero millenario che viene affossato, Fate attenzione, la Cina va in crisi anche da un punto di vista ideologico. Cosa diceva la religione confuciana? C'erano 4 classi sociali secondo la religione confuciana, quella
che era più in alto, la classe sociale dominante, la prima era quella dei letterati, ricordate, letterati confuciani. L'ultima classe sociale, proprio quella considerata la peggiore, era quella dei mercanti, dei commercianti. La religione confuciana non amava il commercio, non amava i mercanti. I mercanti erano considerati una classe sociale ancora più in basso dei contadini. Cosa succede? Con la penetrazione occidentale, ovviamente, questa ideologia confuciana va in crisi, perché i mercanti, i commercianti, i capitalisti sono i più ricchi, sono le persone che vengono invidiate, che vengono emulate da tutti, sono la classe sociale dominante, quella dei mercanti, dei commerciali, dei capitalisti, che dal punto di vista della religione tradizionale confuciana dell'impero cinese invece dovevano essere l'ultima classe sociale. Quindi ovviamente l'arrivo degli occidentali smentisce anche ideologicamente le basi della religione confuciana, la religione tradizionale dell'impero cinese, d'accordo? Che non aveva mai gradito il buddismo, perché il buddismo è una religione originaria dell'India, è la religione confuciana, è la religione ufficiale dell'impero. Voi capite bene che con l'arrivo degli occidentali nasce anche una borghesia cinese che si arricchisce con i traffici degli occidentali, soprattutto nelle grandi città, e inizia a vestirsi e ad assumere gli stessi stili di vita della borghesia occidentale, in questo modo tradendo completamente la propria tradizione confuciana. La fine dell'impero cinese arriva quando nel 1912, sconvolto da una serie di rivoluzioni, di guerre civili, il trono cinese cessa di esistere. Nel 1912 la Cina viene trasformata in una repubblica, viene deposto l'ultimo imperatore della dinastia Manchu, che si chiama Puyi, e quindi dopo secoli crolla definitivamente l'antichissimo impero cinese. Il fatto che la Cina venga trasformata in una repubblica non fa terminare i suoi problemi. La Cina ancora di più finisce nel caos e diventa preda delle potenze straniere. Chi aveva sconfitto Puyi era soprattutto Sun Yat-sen, a capo del suo partito nazionalista. Sun Yat-sen, dopo il partito nazionalista di Sun Yat-sen si chiamava Kuomintang. Sun Yat-sen lasciò il potere dopo un anno e i suoi successori iniziarono a scatenare tutta una serie di guerre civili, e quindi fu assolutamente la catastrofe, il marasma, il caos totale in Cina. Abbiamo finito di parlare dell'impero britannico, ma in generale del colonialismo e dell'imperialismo occidentale. Nella prossima lezione vediamo la politica interna della Gran Bretagna e i rapporti della Gran Bretagna con le altre potenze occidentali.